Adesso noi veniamo a un altro, passiamo dal Medioevo ai tempi, voi a volte vi lamentate, pensate che cosa abbiamo passato, queste cose sono state, ci sono state. Adesso noi passiamo a una delle cose più straordinarie del mondo, la Costituzione italiana. Mi sono fatto aiutare, ho chiamato degli amici poeti da Magris a Eco, a Calvino dei tempi suoi, mi sono fatto aiutare ho preso libri da Calamandrei, Lussu, da costituzionalisti, da Zagrebelsky, Scalfaro, dall'amico Fassone che ha scritto la sua Costituzione amica con parole che non ho potuto fare a meno di ripetere. Ho cercato di andare a vedere, ma quello che conta è proprio questa visione che hanno avuto queste persone. Io sono davvero emozionato di presentarvi. Prima di leggerli questi 12 principi fondamentali, vi dico due cose, due nemici che ha la Costituzione, che sentiremo che cos'è. I due nemici sono l'indifferenza alla politica, cioè il disinteresse della politica. Ora voi mi direte, Benigni, con questi tempi che corrono ci vieni a dire di rispettare la politica. No, infatti io non vi dico di rispettare la politica, vi dico di amarla, di amare la politica. È la cosa più alta del pensiero umano per costruire la nostra vita insieme, per organizzare la pace e la serenità e il lavoro. C'è solo la politica, non è che c'è un'altra scienza. E chi se ne occupa lo sa. Quindi vi dico di amare la politica. Non avere interesse per la politica è come non avere interesse per la vita. Dice non mi interessa niente. È come dire, come non ti interessa la politica? Non ti interessa non solo della tua vita, ma la vita di tuo figlio. Se andrà a scuola, se avrà un buon insegnamento, se si ammala sarà curato, se si sposerà, se troverà un lavoro. No, non mi interessa, fate voi. La vita di tuo figlio, della tua. Questa è la politica. Organizzare la nostra vita, la costruzione della nostra vita. Coloro che hanno scritto queste cose che noi sentiremo erano politici, uomini di politica, che si occupava di politica dalla mattina alla sera e hanno scritto una cosa immensa, grandiosa, che ci salva. Queste sono le cose straordinarie. E per questo bisogna interessarsene, mica tanto dalla mattina alla sera, ma è la nostra vita. Disprezzare la politica è come disprezzare se stessi. E non bisogna confondere, diciamo, l'istituzione con chi la rappresenta in quel momento. Ci sono dei politici tremendi, ma se un padre, diciamo, schiaffeggia un figlio dalla mattina alla sera, non è la paternità orribile, la paternità è meravigliosa, è quel padre che è orribile, quel padre. E ci sono dei politici che non amiamo, ma non sono tutti uguali. Anche quelle sono frasi tremende. Quando si dice i politici sono tutti uguali, facciamo un grandissimo favore ai cattivi, ai disonesti, agli stupidi, perché è come se non li avessimo riconosciuti. Loro ne godono. Ah, non ci ha visti nessuno, vieni pure te, qui non si accorge di niente nessuno, siamo tutti uguali. Terribile. Alimentiamo questo. Il secondo nemico della Costituzione e del nostro vivere insieme ordinatamente e serenamente è il voto. Votare. È l'unico strumento che abbiamo, ma per arrivare al voto ci sono volute migliaia di persone morte, per non dire milioni, per darci a noi la possibilità di esprimere ciò che noi desideriamo. C'è sempre la differenza, anche tra due terribili ce n'è sempre uno meno peggio. Guardate che ognuno di noi ha più potere di quello che pensa sul mondo. Ognuno di noi porta il suo contributo invisibile ma concreto verso il bene o il male, verso il giusto o l'ingiusto. Piccolissimo, ma c'è. La cosa più terribile è chiamarsi fuori, non votare. E voi mi direte, bene, io faccio quello che mi pare, giusto. La Costituzione è stata scritta proprio per la libertà. Ma c'è un articolo sul voto, è come se loro dissero, tu ti diamo tutte le possibilità, ma non ti tirare fuori, anche se sbagli e voti una cosa sbagliata, mi dai a me la possibilità di combatterti, di dire guarda non sono d'accordo e organizziamo la nostra vita, ma se ti tiri fuori è terribile, è come Ponzio Pilato, va in mano alla folla e la folla sceglie sempre Barabba, sempre, si dà proprio il potere agli altri, sempre Barabba, non bisogna farlo, il voto. Ecco, adesso vi faccio una storia brevissima di come è nata la nostra Costituzione. Non si può arrivare lì, breve, la nostra storia, quella dei nostri padri. Ieri
Sentite, l'Italia veniva dalla prima guerra mondiale nel secolo scorso, ve la faccio velocissima, una guerra stupida e cretina, terribile, dove per un pezzo di terra, no, è mio, l'ho visto prima io, ci siamo dilaniati. Poi è arrivata la seconda guerra mondiale, dal 19 al 45 l'Europa ha conosciuto contemporaneamente il trionfo del fascismo di Mussolini, del nazismo di Hitler, del comunismo di Stalin. Nulla di più tenebroso, un incubo, tutte e tre insieme, mai nella storia dell'umanità. Queste tre cose insieme in Europa hanno prodotto il più grande dolore, morte, distruzione e infelicità di tutti i tempi. Una cosa spaventosa. Noi, se posso usare una parola per oggi, è una condizione di felicità la nostra rispetto a loro. Sono tre dittature e totalitarismi terribili. Non si fa la differenza uno meglio e uno peggio, sono terribili tutti, terrificanti. Questo ha conosciuto. In Italia c'è stata la seconda guerra mondiale, un'alleanza folle col nazismo di Hitler, purtroppo, con grande pietà e rispetto perché sono nostri fratelli italiani, e c'è stata la ferita più profonda. Dopo l'8 settembre 43, come molti di voi sapranno, l'armistizio, i nazisti sono diventati dei nemici, il terrore da combattere, ed anche i fascisti che si volevano ricostituire, ed è accaduto la cosa più terribile, la guerra civile, fratelli contro fratelli, italiani contro italiani, che si sono ammazzati, una ferita profondissima, e noi abbiamo pietà per tutti loro. Cito le parole del poeta Calvino, che dice: ecco, anche chi combatteva per il ripristino del partito fascista combatteva anche il più orgoglioso, il più bello, il più onesto e il più idealista, purtroppo combatteva per un'idea sbagliata, la dittatura, mentre anche il più balordo, il più terribile e disonesto dei partigiani combatteva per l'idea giusta che era la libertà. Questo è no, però voglio chiarire una cosa. Sono degli ideali, a volte non si sa, e quindi sono morti tutti gli italiani e bisogna mettere pace proprio nel cuore degli italiani e bisogna dire che è vero, non siamo uguali tutti di fronte alla storia, ma siamo tutti uguali di fronte alla morte, quindi pietà per tutti i nostri morti. Questo è importantissimo. Abbiamo avuto la nascita della Resistenza, che, citando Calamandrei, sapete com'è avvenuto? Un paese distrutto, avvilito, è nata spontaneamente dal basso. Avete visto come le rondini quando partono tutte insieme per fare dei continenti, o quelle gemme degli alberi che fioriscono tutte lo stesso giorno? È nata così, non si sa come, è venuto fuori giovani ragazzi di 20, 18, 20 anni morti perché noi potessimo votare, moltissimi di loro, e pare rincontrarci come stasera, che hanno dato la loro vita non eroicamente, ma così, come un lavoro da svolgere, il grande lavoro che c'era da fare per restituire all'Italia dignità e libertà e presentarci agli alleati non come un popolo vinto da un'alleanza folle, ma come qualcuno che aveva lottato per la propria libertà, e così abbiamo fatto. E donne, sono morte tante di quelle donne, alcune di loro hanno varcato la soglia della santità per quello che hanno fatto, e a loro va reso omaggio. E dopo dopo la liberazione del 45, queste sono tragedie che voi mi direte si possono dimenticare, sono molto recenti. Sì, si possono dimenticare a una condizione: conoscerle. Non si può dimenticare ciò che non si conosce. Farle nostre, devono diventare parte di noi, allora le possiamo dimenticare, ma facciamole diventare, conosciamole. Dopo ci fu la liberazione nel 45 e il 2 giugno del 46, le prime votazioni libere della nostra storia. Le donne hanno votato per la prima volta, le donne e anche certi ceti e sociali della popolazione. Tutta l'Italia ha votato, tutta. Non potete sapere la bellezza di quel momento, che cosa è stato. Le votazioni libere, dove si doveva scegliere tra monarchia e repubblica, e come sapete vinse la repubblica, e in una seconda votazione si votò per 556 parlamentari che scrivessero, tutti uomini politici, la Costituzione, regole per vivere insieme, altrimenti si ricadeva nella guerra civile. Si formarono questi uomini di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa: essere uniti, ma erano divisi in tutto. Questi uomini, non so che cosa accadde loro. Divennero dei giganti, alcuni di loro lo erano già, ma non potete sapere che cosa hanno scritto. Ci hanno fatto volare,
hanno illuminato quelle macerie e hanno detto avanti, rialzatevi, c'hanno proprio una resurrezione. Hanno scritto le regole tra le più grandi del mondo, un regalo per ognuno di noi che non potete sapere la grandezza. Hanno illuminato tutto, profetici. Lì dentro c'è la strada per risolvere tutti i nostri problemi e ci hanno fatto volare, ci hanno portato in un luogo dove si proclamava il primato della persona umana, della sua dignità, ma non fra gli ultimi, fra i primi. Non è che siamo arrivati là e abbiamo detto, oh, fermo, ci sono anch'io. No, eravamo fra i primi. E dopo ve lo faccio vedere. È una cosa impressionante questo testo, è una poesia di una grandezza. Ora guardate, hanno scritto la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato, però con una differenza. Mentre la legge vieta, proibisce, la Costituzione favorisce, spinge, vai! Mentre la legge ti trattiene, questa proprio ti spinge e prova, dai, su! Mentre la legge fa paura, la Costituzione ti protegge. Ci vuole bene. Che ti è successo? Vieni qua. Che ti hanno fatto? Ci sono io. È la nostra mamma. Ci protegge da qualsiasi cosa. Andate a vedere che c'è scritto e voi non dovete avere paura. Una cosa di una bellezza. Guardate, com'è? E poi è tutto a favore, un sì. Avete visto i 10 comandamenti? È tutto un no. Non desiderare quello, non desiderare l'altro, non rubare, non fornicare. No, la Costituzione è tutto un sì, 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 desidera. Desidera, è tuo, desidera. Sapevano che il bisogno si placa, ma il desiderio mai. Loro non potevano applicare queste cose, hanno detto fatele voi per noi. È la legge del desiderio, la Costituzione italiana. E chi erano questi uomini? Qualcuno ve lo devo nominare, alcuni sono vivi ancora oggi, pensate un po'. Erano Calamandrei, che l'ho già nominato, Dossetti, Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti del mondo, di tutti i tempi, italiano sicuramente. C'era, ecco, che vi posso dire, Giorgio La Pira, un santo, lo stanno beatificando, pensate, della democrazia cristiana. Benedetto Croce, un filosofo italiano che ha influenzato tutto il pensiero europeo con l'estetica, quindi santi, navigatori, poeti. Pensate chi c'era dentro, c'era dentro adesso Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, c'era Nitti, tutti i nomi che Giorgio La Malfa, grandissimi. C'era delle persone, non potete sapere, Lussu, ma dei nomi, la biografia di questi è un capolavoro. Ferruccio Parri, non potete, dovete andare alle donne, Nilde Iotti, Angelina Merlin, la Mattei. Pensate, erano lì che sedevano a scrivere queste cose, ci hanno messo 18 mesi, 1 anno e mezzo per scrivere questo, con una lingua meravigliosa. C'erano tanti presidenti della Repubblica che poi sono diventati. C'era Mintore Fanfani, è diventato un gigante pure lui, pensate un po'. C'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè, lui sta dappertutto, stava pure allo Statuto Albertino, c'è chi l'ha visto dietro a Mosè scrivere i 10 comandamenti, sta dappertutto. C'erano tanti presidenti della Repubblica che sono diventati, c'era Einaudi, Segni, Saragat, Giovanni Leone, c'era Pertini, Scalfaro, pensate un po', molti di loro come Pertini erano stati in galera a combattere per la libertà e ora sedevano in Parlamento. L'opposto di quello che succede oggi. Oggi prima sedono in Parlamento e poi vanno in galera, no? Allora era l'opposto, capito? Ecco, questi uomini ci ha voluto veramente tutto questo amore e tutta questa morte perché un giorno alcuni uomini e alcune donne potessero scrivere queste parole. Ascoltatele. Adesso non le ritrovo. Beh, eccolo qua. Queste sono le parole che sono state scritte. Il capo provvisorio dello Stato, vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, vista la 18ª disposizione finale della Costituzione, promulga la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo.